Il congiuntivo è il modo verbale della soggettività. Si usa infatti per esprimere opinioni, desideri, dubbi, ipotesi, sentimenti personali. Esempi: credo che lei abbia mentito. Avessi la patente. Sono felice che tu sia andato a ballare. Il congiuntivo ha 4 tempi: 2 semplici, il presente e l'imperfetto, e 2 composti, il passato e il trapassato. Il congiuntivo si usa sia nelle frasi indipendenti sia nelle frasi dipendenti. È però usato prevalentemente in quelle dipendenti. Infatti è il modo che ha la funzione di congiungere una frase dipendente a quella reggente. Nelle frasi indipendenti è usato per esprimere un dubbio, una supposizione, un timore. Esempi: che sia già arrivato? Temo che mia sorella stia male. Un desiderio, un augurio. Esempi: ah, se tu avessi un lavoro. La speranza non ti abbandoni. Un ordine, un'esortazione. Esempi: vada via immediatamente. Stia fermo per favore. Una concessione, un invito. Esempi: entrino pure. Adesso si alzi. Nelle frasi dipendenti è invece usato quando il verbo nella frase principale esprime un dubbio, una possibilità, un desiderio, un sentimento, un'incertezza, un'opinione, un timore. Alcuni esempi: dubito che tu vinca la gara. Penso che tu abbia 18 anni. Vorrei che fosse già arrivato. Mi auguro che rimaniate a pranzo. Dopo espressioni impersonali come è necessario che, è bene che, bisogna che, è meglio che, è possibile che, è un peccato che. Esempi: bisogna che tu torni subito. È bene che lei studi di più. È possibile che ritardiamo. Dopo alcune congiunzioni o locuzioni subordinanti come sebbene, benché, affinché, purché, qualora, quantunque, a meno che, prima che. Alcuni esempi: sebbene sia inverno pieno, la temperatura è mite. Accenderò la luce affinché tu veda meglio. Devo rifare il letto prima che tu vada a dormire. Con aggettivi o pronomi indefiniti come qualunque, chiunque, qualsiasi. Esempi: qualunque lavoro tu faccia, a me sta bene. Chiunque sia, non lo voterò. Vediamo ora quando si usano i vari tempi del congiuntivo e qual è la loro coniugazione, prendendo come esempi i verbi regolari parlare della prima coniugazione e temere della seconda, che formano i tempi composti con l'ausiliare avere, e il verbo partire della terza, che li forma con l'ausiliare essere. Iniziamo col parlare del congiuntivo presente. Il congiuntivo presente nelle frasi indipendenti è usato per esprimere un dubbio, un augurio, un ordine, un'ipotesi ritenuti possibili nel momento in cui si parla o si scrive. Esempi: che sia presto, che abbia avuto un incidente, Dio ti protegga, esca subito dalla mia proprietà. Nelle frasi dipendenti è usato per esprimere un rapporto di contemporaneità dell'azione rispetto a un presente o un futuro contenuti nella frase reggente. Esempi: mi dispiace che partiate. Sonia penserà che tu sia una fifona. Riportiamo ora in questa tabella le forme del congiuntivo presente dei verbi presi ad esempio: che io parli,
che tu parli, che egli parli, che noi parliamo, che voi parliate, che essi parlino. Che io tema, che tu tema, che egli tema, che noi temiamo, che voi temiate, che essi temano. Che io parta, che tu parta, che egli parta, che noi partiamo, che voi partiate, che essi partano. Parliamo adesso del congiuntivo imperfetto. Il congiuntivo imperfetto nelle frasi indipendenti è usato per esprimere un desiderio, un augurio, una speranza, considerati irrealizzabili o di improbabile realizzazione. Un paio di esempi. Oh, fossi ricca, magari studiasse di più. Nelle frasi dipendenti è usato per esprimere la contemporaneità di un'azione rispetto a un tempo passato della frase reggente, oppure l'anteriorità di un'azione rispetto a un tempo presente nella frase reggente. Esempi: pensavo fosse tardi per invitarla. Credo che insegnasse al liceo. Riportiamo ora le forme del congiuntivo imperfetto dei verbi presi ad esempio. Che io parlassi, che tu parlassi, che egli parlasse, che noi parlassimo, che voi parlaste, che essi parlassero. Che io temessi, che tu temessi, che egli temesse, che noi temessimo, che voi temeste, che essi temessero. Che io partissi, che tu partissi, che egli partisse, che noi partissimo, che voi partiste, che essi partissero. E ora parliamo invece del congiuntivo passato. Il congiuntivo passato nelle frasi indipendenti è usato per lo più in forma di domanda, per esprimere un dubbio, un desiderio o una possibilità riferiti al passato. Esempi: che abbia scoperto qual è la sorpresa? Che sia andato dal dottore? Nelle frasi dipendenti è usato per esprimere l'anteriorità di un'azione rispetto a un tempo presente o a un tempo futuro della frase reggente. Esempi: credo che ieri abbia lavorato molte ore. Luana penserà che tu sia arrabbiata con lei. Il congiuntivo passato è costituito dal congiuntivo presente dell'ausiliare essere o avere più il participio passato del verbo. Riportiamo nella tabella le forme del congiuntivo passato dei verbi presi ad esempio. Che io abbia parlato, che tu abbia parlato, che egli abbia parlato, che noi abbiamo parlato, che voi abbiate parlato, che essi abbiano parlato. Che io abbia temuto, che tu abbia temuto, che egli abbia temuto, che noi abbiamo temuto, che voi abbiate temuto, che essi abbiano temuto. Che io sia partito, che tu sia partito, che egli sia partito, che noi siamo partiti, che voi siate partiti, che essi siano partiti. E infine parliamo del congiuntivo trapassato. Il congiuntivo trapassato nelle frasi indipendenti è usato per esprimere una possibilità o un desiderio riferiti al passato e non realizzati. Esempi: avessi preso un diploma, fossi arrivato prima. Nelle frasi dipendenti è usato invece per esprimere l'anteriorità di un'azione rispetto a un tempo passato della frase reggente. Esempi: credevo che si fosse scusato, pensavo che avesse colto l'occasione. Il congiuntivo trapassato
è costituito dal congiuntivo imperfetto dell'ausiliare essere o avere più il participio passato del verbo. Riportiamo ora le forme del congiuntivo trapassato dei verbi presi ad esempio. Che io avessi parlato, che tu avessi parlato, che egli avesse parlato, che noi avessimo parlato, che voi aveste parlato, che essi avessero parlato, che io avessi temuto, che tu avessi temuto, che egli avesse temuto, che noi avessimo temuto, che voi aveste temuto, che essi avessero temuto. Che io fossi partito, che tu fossi partito, che egli fosse partito, che noi fossimo partiti, che voi foste partiti, che essi fossero partiti.